Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro e a un nuovo episodio di Magia dei Tarocchi. Oggi voglio parlare di come combinare i tarocchi e la loro magia con la pratica del Feng Shui o Feng Shui. È un approccio sincretico perché a me piace spaziare attraverso varie discipline e soprattutto attraverso questo processo di studio mi sono resa conto che tutte praticamente si basano sugli stessi principi, ovvero l'energia che compenetra ogni cosa, che noi siamo fatti di energia, il nostro ambiente è fatto di energia e noi possiamo appunto influenzarla grazie alla nostra intenzione e concentrazione. Quindi secondo me è possibile appunto adottare un approccio sincretico e combinare le varie discipline per un vantaggio ancora più grande e per trarne ancora maggiori benefici. Quindi, per chi non conoscesse la pratica del Feng Shui o Feng Shui, è una pratica cinese che si basa sulla filosofia del Taoismo e che appunto studia per analizzare e influenzare l'energia del nostro ambiente, l'ambiente in cui ci muoviamo. Molto spesso può capitare che ci sentiamo bloccati, che tutto va storto, che non riusciamo a focalizzarci, che i nostri obiettivi non riescano ad essere raggiunti e una delle cause può essere appunto che la nostra energia non è allineata con quella del nostro ambiente o che l'energia del nostro ambiente sia stagnante, non fluisca liberamente. Appunto attraverso la pratica del Feng Shui è possibile riuscire a rendere questa energia del nostro ambiente fluida di nuovo in modo che possa scorrere in maniera naturale e anche canalizzarla verso certi obiettivi attraverso appunto la combinazione del Feng Shui con i tarocchi. Quando l'energia appunto riesce a fluire liberamente, vedrete in generale dei cambiamenti positivi nella vostra vita e soprattutto un senso generale di benessere. Per appunto utilizzare i principi del Feng Shui con i tarocchi ho creato un piccolo ebook che troverete, il cui link troverete nella descrizione del video e che potrete tranquillamente scaricare, è gratis, e descrive appunto come procedere per rendere l'energia del nostro ambiente fluida di nuovo e soprattutto canalizzarla verso certi obiettivi attraverso l'uso dei tarocchi e degli arcani universali che i tarocchi richiamano nel nostro subconscio. Si fa uso della mappa chiamata Bagua che deriva da una scuola specifica di Feng Shui e qui la riporto, porto un piccolo schema tanto per farvi capire, poi nel ebook troverete tutti i dettagli. Praticamente divide l'ambiente dove vi muovete, può essere l'ufficio, ma solitamente si usa per la propria abitazione e la divide in 9 parti, aree uguali. Quindi io l'ho disegnata come un quadrato, ma può essere anche un rettangolo, dipende dalla pianta della vostra casa. Basta appunto dividere la pianta della vostra casa in 9 parti uguali con appunto queste rette. La base della mappa, questa qua dove avete le aree 7, 8 e 9, deve coincidere con il lato di casa vostra o del piano del vostro ufficio che ha la porta principale. Quindi che la porta sia nell'area 7, 8 e 9 non importa, è importante che dovete porre la base della mappa sul lato
della vostra abitazione dove avete la porta principale. Vedrete ci sono molti più dettagli nel ebook, però di base se solitamente si usa per il piano terreno se è una casa più piani, se però il piano terreno coincide col garage, per dire, potete utilizzare il primo piano, insomma il piano di casa vostra dove state più volentieri e più spesso. Ogni area rappresenta un settore della vostra vita, c'è quello relazionale, c'è quello lavorativo, c'è quello dello studio, c'è quello del benessere generale, dell'equilibrio interiore, della creatività. Sono aree anche molto, molto specifiche e per ogni area ogni area è governata da un elemento che deriva dal taoismo, il metallo, il legno, anche la terra, vedrete, ed ha un colore particolare. Quindi come procedere? Beh, dunque, una volta che voi avete diviso la pianta di casa vostra in 9 aree, decidete innanzitutto l'obiettivo e il settore della vostra vita che volete riequilibrare e la cui energia volete far scorrere più fluidamente. Se per esempio mettiamo è lato relazionale, affettivo e l'obiettivo è avere appunto una relazione soddisfacente col vostro partner, oppure proprio incontrare un nuovo amore, beh, prendete un sacchetto di tessuto naturale del colore che corrisponde all'area, mettete il simbolo dell'elemento, quindi se è terra un cristallo, se è fuoco una piccola candela, se è metallo un oggetto di metallo e così via. E dopodiché scegliete la carta dei tarocchi che corrisponde al vostro obiettivo. Per esempio, un nuovo amore, io metterei la carta del 2 di coppe o la carta proprio dell'innamorato, l'arcano maggiore. Dopodiché, per esempio, il sacchetto dovrebbe essere di colore rosso. Siccome è governato dall'elemento terra, potete mettere un cristallo, magari sempre rosso. Io non ce l'ho rosso, però insomma un quarzo rosso va benissimo, un cristallo rosso. E dopodiché se invece è una questione che riguarda la carriera, dopodiché appunto l'area corrispondente sarebbe la numero 3. Quindi mettete tutto nel sacchetto, se volete potete anche energizzarlo con la vostra energia, ponendo la mano sopra il sacchetto, concentrandovi, esprimendo il vostro obiettivo. Potete scrivere anche l'obiettivo in un pezzetto di carta e metterlo dentro il sacchetto, tanto per essere ancora più precisi. E poi porrete il sacchetto nell'area appunto corrispondente nella mappa Bagua, che in questo caso è il numero 3, quello delle relazioni, e in un posto dove appunto non viene toccato, può essere un sacchetto, scusate, un cassetto, oppure in cima a una libreria, vedete voi. Se invece riguarda, per esempio, per fare un altro esempio, la carriera, se volete una collaborazione con un partner, potete utilizzare il 3 di denari. Se invece volete proprio avere successo nel lavoro, il sole, oppure semplicemente migliorare la vostra situazione lavorativa, l'8 di denari, che implica anche un aumento delle competenze, in un sacchetto di tipo blu, e siccome l'elemento è l'acqua potete sostituire diciamo l'acqua con un piccolo specchietto, oppure proprio anche una piccola boccetta piena d'acqua. Anche lì mettere tutto insieme con la carta scelta dei tarocchi, energizzare il sacchetto tra le vostre mani
e scrivere magari un obiettivo specifico su un pezzetto di carta, ripiegarlo, metterlo dentro, anche lì metterlo nell'area specifica, che in questo caso è la numero 8, vicino all'ingresso di casa fondamentalmente, che è l'area relativa alla carriera. È un procedimento molto semplice, l'importante appunto è essere concentrati, conoscere le carte e i significati dei tarocchi, non necessariamente specifici, ma insomma anche guardando quelli illustrati cercare di capire quello che secondo voi in maniera anche solo intuitiva corrisponde al vostro obiettivo, e vedrete appunto che ci saranno miglioramenti. Eh, io vi auguro che, ehm, insomma vi porti appunto tanta serenità questo procedimento. Come ho detto, nel ebook troverete la mappa con tutti i significati di ogni area specifici, gli elementi, i colori da poter utilizzare per creare questo sacchettino. E niente, vi invito a scrivere poi nei commenti che tipo di carte avete deciso di utilizzare e soprattutto che risultati avete ottenuto. Grazie per l'attenzione, spero che vi sia piaciuto questo video, vi sia utile. Nel caso vi invito a mettere il like al video, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi. E noi ci vediamo. Ciao!